Ciao a tutti e oggi andremo a parlare di Starfield. Come sapete, per coloro che hanno effettuato il pre-order, questo gioco è disponibile già dal 1° di settembre. Quindi, fortunatamente, Bethesda mi ha dato la possibilità di provarlo perché mi ha regalato la key in maniera totalmente gratuita. Per questo posso ringraziare Bethesda. Dunque, ragazzi, ora vi analizzerò un po' le mie prime impressioni. Ho fatto esattamente circa 4-5 ore di gioco su questo Starfield. Vediamo insieme cosa ho provato e quali sono le problematiche che affliggono questo titolo. Starfield è un gioco di ruolo d'avventura con elementi action e sparatutto, ambientato in un universo open world. In questo video esplorerò tutti gli aspetti di questo entusiasmante gioco, dalla trama intrigante alle sfide tecniche che i giocatori potrebbero affrontare. La storia di Starfield si svolge nell'anno 2330, in un futuro non troppo lontano, dove l'umanità ha colonizzato una vasta porzione di sistemi stellari nei pressi del nostro Sole. Incredibilmente, il gioco si svolge nel nostro universo, con la Terra e il Sole al loro posto. È importante notare che Starfield non offre il doppiaggio in italiano per le voci, ma solo i sottotitoli. Questa scelta potrebbe risultare scomoda per i giocatori italiani a causa della mole di dialoghi nel gioco, ma è comprensibile considerando l'immensa quantità di testo presente in tutte le fasi di gioco, anche durante i combattimenti. Inoltre è importante sottolineare che al momento l'audio può presentare problemi, con frequenti interruzioni durante i dialoghi. Il gioco inizia sul pianeta Vectera, luna di Anselon, dove il giocatore assume il ruolo di un minatore assoldato dall'azienda mineraria Argos per estrarre risorse. Insieme alla supervisora Lynn e al collega Heller ci immergiamo nelle profondità della miniera alla ricerca di una risposta particolare. Tuttavia, il destino ci riserva un cammino diverso. Dopo un incontro con un oggetto misterioso, il nostro personaggio si ritrova coinvolto in un'avventura intergalattica. Barrett, un vecchio amico di Lynn, rivela l'importanza di questo manufatto e il nostro ruolo nel suo recupero. Questo oggetto rivela una fonte di energia straordinaria e Barrett, insieme al suo gruppo Constellation, stava cercando proprio questo. Il giocatore a questo punto diventa il fulcro delle operazioni di Constellation e prende decisioni cruciali per il gruppo. Queste scelte influenzeranno la vita degli altri membri e porteranno a svolte significative nella trama. Man mano che l'avventura prosegue, verrà svelata la vera natura dei manufatti e il loro potere nascosto. Tuttavia non è tutto perfetto in Starfield. I giocatori potrebbero sentirsi frustrati dalla mancanza di un tutorial chiaro per capire il funzionamento della propria astronave. Inoltre i continui freeze durante il gameplay possono interrompere l'esperienza di gioco minando il divertimento complessivo. Un altro problema che potrebbe infastidire i giocatori sono i lunghi tempi di caricamento. Ogni volta che si compie un'azione ci sono schermate di caricamento che interrompono il flusso del gioco. Questo può risultare fastidioso e può variare in base alla potenza del PC. Tuttavia si spera che una futura patch risolva questi problemi e migliori l'esperienza complessiva. Allora, c'è da dire che io ho 16 giga di RAM, ho continui freeze, adesso non so se poi è dovuto a un problema di RAM, però comunque è molto fastidioso perché ogni 4-6 secondi c'è un freeze continuo. Potete vedere magari meglio questa cosa durante la live che poi vi andrò a postare successivamente. Allora, diciamo che su Reddit un utente, un certo Daidelus82, ha elencato punto per punto tutte le volte che bisogna obbligatoriamente rimanere in attesa su Starfield, appunto per questi caricamenti infiniti. Allora, quando si sale sulla nave c'è una schermata di caricamento
Quando si va in orbita c'è un'altra schermata di caricamento, si seleziona un punto in cui andare e parte così la schermata di caricamento. Non c'è animazione nell'iperguida o altro che dia la sensazione del viaggio. Si svanisce semplicemente a schermo nero e si riappare a destinazione. Infatti anche questa cosa mi ha dato un po' anche a me nell'occhio. Quando si va a selezionare il luogo in cui atterrare c'è un'altra bella schermata di caricamento. Ogni volta che si entra in un edificio, quindi si apre una porta, c'è la famosa schermata di caricamento. Camminare in alcune stanze nell'edificio e quindi ogni volta, appunto, anche una volta che siamo poi all'interno quindi dell'edificio stesso, a entrare e passare da una stanza all'altra c'è un'altra bella schermata di caricamento. Quindi praticamente io non ho giocato tantissimo, però la maggior parte del mio tempo l'ho passato con questa benedetta schermata di caricamento, ossia una schermata nera dove per me è molto lunga. Poi ho letto che per alcune persone è un po' più corta, però comunque questi caricamenti ci sono. Dunque, poi come avevo già accennato in video precedenti, abbiamo la possibilità di andare ad arruolare dei nostri companion. Come vedete qui nel video, il primo che andate a trovare, quindi che vi accompagnerà nell'avventura, è Vasco, il simpatico robottino. Purtroppo però comunque questo qui, Vasco, si mette sempre davanti, soprattutto quando ci sono i combattimenti. Anche questa cosa l'ho letta come critica da alcuni utenti, però l'avevo notata anch'io durante la live e quindi è una cosa abbastanza fastidiosa. Un'altra cosa importante che mi è capitata qui proprio in questo momento nel video è l'uso dello scanner. Non ho capito bene come va a funzionare in quanto praticamente cliccando il tasto E non fa assolutamente nulla. Adesso non so se questo è il mio problema, ma ho notato che diverse volte bisogna cliccare i tasti della tastiera più volte prima che parta l'azione. Ieri sera ho voluto ancora affrontare il gioco, però purtroppo mi sono usciti nuovi problemi, in quanto praticamente in automatico il gioco mi andava a cambiare le missioni, ossia il tracker delle missioni. Questo, vedete, mi ha comportato dei problemi perché comunque le missioni, come potete vedere qui nel video, vengono tracciate tramite un esagono di colore azzurro. Ogni volta in automatico, non so per quale ragione misteriosa, il gioco mi cambiava la missione, quindi avevo 3 o 4 5 missioni e ogni tanto me la cambiava, quindi il segnalino mi andava a cambiare e questo mi ha fatto perdere tantissimo tempo perché non mi ero accorta praticamente di questa problematica. Seguendo il segnalino ogni volta facevo strade inutili per poi tornare sempre nello stesso punto di partenza. Dopo ho capito che c'era questo tipo di problema e quindi ho cercato sempre di andare a vedere se la missione era quella che stavo seguendo, però anche questa cosa è abbastanza negativa. Dunque, allora, c'è da dire che comunque un po' tutti stanno parlando di Starfield, un po' le versioni, se è un bel gioco o meno, sono a metà e metà. Diciamo che come sempre gli streamer tendono, perlomeno gli streamer più importanti, a parlarne bene, a cercare di, tra virgolette, vendere il prodotto, perché comunque puntano più che altro a fare cassa. Dall'altra parte invece ci sono gli utenti, i giocatori veri e propri che si stanno veramente molto lamentando di questo gioco. Per dire tutto, sapete già che io non ho peli sulla lingua, devo dire che sono rimasta abbastanza delusa del gioco, ma non tanto il gioco in sé perché ancora non l'ho giocato a fondo e l'ho visto veramente poco, però comunque per la giocabilità che presenta al momento Starfield, cioè vedere continui freeze, continui caricamenti,
il tracker delle missioni che scompare e poi ricompare, o comunque che vengono cambiate, eccetera, eccetera, ma molto innervosita. E ieri sera, dopo una giornata abbastanza pesante, volevo addirittura disinstallare il gioco perché lo trovo ingiocabile con questa situazione. Oggi affronterò ancora Starfield in una live, sarò in live sul canale Viola verso le 14:30. Voglio dare al massimo una possibilità a questo titolo perché sono molto affezionata a Bethesda, ai prodotti che ha fatto Bethesda, però c'è da dire che giocando dal primo giorno Elder Scroll, per esempio, perché è un gioco che ho amato tantissimo, presentava gli stessi problemi. Sapete già anche poi Skyrim, la storia di Skyrim, la storia di Fallout 76, insomma, ma sono sempre stati giochi che sono usciti con grossi problemi a livello di appunto gameplay, ma nel senso di bug problematiche varie. E questo penso che non sia da meno, anche se poi hanno voluto dire che è uno dei migliori rispetto a quelli precedenti, però insomma molti utenti si lamentano del fatto che hanno pagato 100 euro per poter giocare all'anteprima di Starfield, trovandosi però con questo disastro in mano. Parlando poi con i vari NPC ho notato anche che non c'è una possibilità di fare una scelta durante i dialoghi, cioè praticamente siamo spettatori del dialogo. Come dicevo prima, il gioco ha i dialoghi in inglese, quindi diventa anche poi noioso dover leggere dialoghi abbastanza lunghi e quindi seguire poi tutta la trama per intero. Per concludere, posso dire che se vogliamo un gioco fluido che funziona bene, senza bug, dobbiamo attendere che facciano diverse patch. Mi è stato detto che il giorno dell'uscita, ossia il 6 settembre, dovrebbero fare una corposa patch di circa 16 giga e forse magari andrà a risolvere queste problematiche di base che fondamentalmente sono la cosa che all'occhio risale di più perché comunque vanno a innervosire, almeno a me ha innervosito questa modalità di poter andare avanti con tutte queste problematiche. Diciamo che comunque nell'insieme non è nemmeno un giocone del tutto nuovo perché presenta diverse affinità con No Man's Sky, Star Citizen e altri giochi spaziali, insomma. E molte scene, molte cose ricordano molto anche Fallout 76 oppure altri giochi di Bethesda. Vabbè, comunque ragazzi, continuerò come ho detto a provarlo, può darsi che appunto con la patch alcune cose possano essere risolte, quindi tornerò a parlare di Starfield. Intanto fatemi sapere qui sotto nei commenti cosa ne pensate e naturalmente vi invito a iscrivervi al canale, però attivando tutte le campanelle, mi raccomando, perché ogni volta che vado a mettere dei video ho sempre il 90% delle visualizzazioni da parte dei non iscritti e questa è una cosa abbastanza, scusate, strana. Ciao a tutti e alla prossima.